Non c'è dubbio che un vero rilancio di Piazza Torre deve passare anche attraverso il recupero dell'ex colonia genovese, questo imponente edificio. Nei mesi scorsi abbiamo partecipato ad uno studio effettuato da un gruppo di tecnici dei settori progettazione, costruzione, immobiliare, marketing, sviluppo strategico e da investitori per capire cosa si potrebbe fare. In questo video ti descrivo le conclusioni molto interessanti a cui è giunto questo studio e anche le criticità che sono emerse. Ti suggerisco di guardarlo interamente perché saranno 8 minuti spesi bene. Sul nostro canale YouTube Rurale Digitale parliamo dei piccoli comuni e dei borghi italiani, ne analizziamo le caratteristiche, forniamo consigli e idee per risolvere i problemi e partecipiamo ai progetti di rilancio, principalmente con l'obiettivo di contrastare lo spopolamento, come nel caso di Piazza Torre. La costruzione di questo edificio è iniziata nel 1927. Destinato ad accogliere i soggiorni estivi dei ragazzi liguri, è stato inaugurato nell'agosto 1928 e utilizzato in diversi modi nel corso degli anni. Oggi è di proprietà del comune di Piazza Torre e giace inutilizzato da parecchi anni. Il gruppo di cui facciamo parte con Rurale Digitale non si occupa di speculazioni edilizie e non ci sono palazzinari tra noi. Ci occupiamo di progetti di rinascita dei borghi italiani attraverso recupero di strutture esistenti e creazione di servizi per gli abitanti e facciamo anche attività di comunicazione e marketing. Secondo noi, l'ex colonia genovese deve diventare il nucleo attorno al quale sviluppare tutte le attività per attrarre nuovi abitanti a Piazza Torre. Servono nuovi abitanti perché, come dico sempre, non ci si può illudere di campare solo con il turismo, soprattutto in una zona come questa, molto vicina a grandi città e quindi interessata principalmente dal turismo giornaliero e da quello delle case vacanza. Lo studio ha evidenziato potenzialità interessanti per recuperare l'edificio trasformandolo in un residence basato sul concetto extended stay, nato anni fa negli Stati Uniti e ormai diffuso dappertutto. Questo tipo di residence offre la possibilità di soggiornare per periodi medio-lunghi, mesi, anni o anche per sempre. Le strutture di questo genere offrono servizi completi assimilabili a quelli degli hotel di lusso, con l'aggiunta di altri servizi utili sia per attività lavorative da remoto, sia per tutti quei servizi destinati al benessere e alla salute dei residenti. Servizi che nel caso del recupero della ex colonia di Piazza Torre verrebbero estesi non solo a tutti i residenti del comune, ma anche ai territori circostanti. Quindi niente assurde ristrutturazioni per farci appartamenti da vendere singolarmente o cose simili. Si possono realizzare almeno 50 unità abitative totalmente indipendenti, arredate e attrezzate dove, pagando un canone mensile, si hanno a disposizione tutti gli spazi e i servizi per vivere e lavorare, ma anche per il benessere e la salute. Mono e bilocali adatti a freelance, professionisti, nomadi digitali, ma anche a senior attivi che decidono di lasciare la città per vivere in ambienti confortevoli, senza preoccuparsi di niente, in un contesto naturale che permette anche di fare molte attività sportive e offre opportunità per vivere in mezzo alla natura. Le dimensioni di questo edificio sono particolari. Piuttosto grandi per piccoli investitori e troppo piccole per quelli medio-grandi. Ma questo problema si può superare. Tutto bene quindi? Non proprio, perché lo studio ha messo in luce anche la principale criticità che ha impedito l'avvio di una trattativa per l'acquisto dell'immobile e per il suo recupero. Tutti i potenziali finanziatori coinvolti hanno evidenziato che allo stato attuale Piazza Torre è un luogo di scarso interesse, poco conosciuto. Inoltre, fino a pochissimo tempo fa non si conoscevano nemmeno gli obiettivi per il rilancio della località e quindi era impossibile anche ipotizzare scenari futuri. Di conseguenza, il rischio connesso all'investimento, calcolato in oltre 15 milioni di euro, è apparso troppo elevato. Da ciò si evince che per superare questo ostacolo è necessario sviluppare un progetto di rilancio globale della località, sostenuto da adeguate attività di marketing e comunicazione. A Piazza Torre ci sono molti elementi interessanti e molte risorse che però non sembrano dialogare molto tra loro, quindi bisogna superare anche questo ostacolo. Le possibilità per recuperare l'ex colonia genovese sono essenzialmente due.
O si spera che arrivi qualcuno con una valigetta di soldi a cui non interessa niente di Piazza Torre e che guarda solo a qualche speculazione, per non dire di peggio, con tutti i rischi che ciò comporta, oppure ci si dà da fare tutti insieme per far rinascere questo paese, rendendolo attrattivo anche per investitori seri. È chiaro che nessuno ha la bacchetta magica ed è chiaro che i tempi non potranno essere quelli dello schiocco delle dita, però se si inizia ad avere un approccio giusto e anche a cambiare almeno un po' certe mentalità, si possono prendere in considerazione anche soluzioni particolari e innovative, come ad esempio costituire una società con sede a Piazza Torre finanziata tramite equity crowdfunding, cioè un azionariato diffuso aperto anche a piccolissimi investitori in grado di comprare l'immobile, progettare il recupero, trovare tutte le fonti di finanziamento, recuperarlo e avviare e gestire le attività che si svilupperanno nella struttura e sul territorio. L'intera proprietà rimarrebbe quindi di una società per azioni basata a Piazza Torre che potrebbe poi occuparsi anche di iniziative analoghe in altre località. È un progetto difficile e visionario, però considerando le caratteristiche innovative dell'approccio si può ipotizzare un notevole interesse intorno all'iniziativa, anche perché il soggetto che la gestirà potrebbe diventare il riferimento nazionale per interventi di questo tipo. Fammi sapere cosa ne pensi e per non perdere gli sviluppi del progetto iscriviti al canale YouTube Rurale Digitale. Non dimenticare un like e la condivisione di questo video. Il prossimo che ti suggerisco di guardare è questo. Per contattarmi vai sul sito www.ruraledigitale.it.